L'ombra di un'aquila nera, le cui ali hanno oscurato l'Europa intera, si protendono ancora oggi sul nostro presente. Nonostante il fragore assordante della sua caduta, la sua eco sussurra ancora tra le pieghe della storia, interrogandoci con inquietante insistenza che cosa ne è stato dei suoi discendenti. Chi porta oggi nel profondo del proprio sangue o nelle intricate trame del destino un legame seppur tenue con l'uomo che incarnò l'orrore? Questo video si addentra con cautela, quasi con timore, nel labirinto delle genealogie e delle eredità spirituali, cercando le tracce, a volte palesi, a volte nascoste, dei discendenti diretti e indiretti di Adolf Hitler. Un viaggio delicato, intriso di domande silenziose e di un'emozione palpabile, perché toccare queste vite significa sfiorare il cuore stesso di una ferita che non si è mai rimarginata completamente. Chi sono coloro che, volenti o nolenti, si trovano a portare il peso di un cognome tanto maledetto o l'eco di un'ideologia nefasta? Come vivono, schiacciati dal macigno di una parentela così ingombrante, e al di là del sangue, quali fili invisibili legano ancora il nostro presente a quel passato così buio? Preparatevi ad esplorare e ad un viaggio che non vuole dare facili giudizi, ma tenti di comprendere la complessità di un'eredità che continua a interrogarci, a ricordarci quanto sia fragile il confine tra la luce e l'ombra. Di fronte alla totale disfatta del Terzo Reich, anche il cognome Hitler sembrò dover sparire dalla storia. Tuttavia, i parenti del dittatore sopravvissero. Alcuni cambiarono nome, altri si rifugiarono all'estero. Molti decisero di non avere figli, in un gesto quasi di espiazione intergenerazionale. Questo è il racconto di ciò che accadde ai familiari di Adolf Hitler dopo la guerra e di chi, in un silenzio austero, porta oggi quel peso invisibile. Ovviamente per quello che la storia e la ricerca tra le sue pieghe ci ha permesso di svelare fino ad oggi. Sappiamo bene come spesso colpi di scena o verità nascoste possano talvolta far emergere novità inaspettate. Adolf Hitler nacque il 20 aprile del 1889 a Braunau am Inn, in Austria, figlio di Alois Hitler e di Clara Pölzl. La genealogia hitleriana è costellata di ambiguità e parentele incrociate. Alois era figlio illegittimo di Maria Anna Schippel-Gruber e la paternità fu legalmente attribuita solo più tardi a Johann Georg Hitler. Questo passato incerto alimentò non poche teorie sul presunto sangue ebreo di Hitler, ma mai confermate da fonti archivistiche. Alois Hitler si sposò 3 volte e generò 6 figli, ma solo 4 sopravvissero oltre l'infanzia. Alois Hitler Jr., Angela Hitler, Adolf Hitler e Paula Hitler. Angela Hitler fu una figura discreta ma sempre presente nella vita di Adolf. Rimase vedova presto e si trasferì a Berchtesgaden per lavorare come governante nella residenza estiva di Hitler ed ebbe 3 figli. Leo Rubal, maggiore dell'esercito tedesco che fu catturato dai sovietici a Stalingrado, Angela Raubal Jr., morta giovanissima nel 1931, si sospettò un suicidio per la relazione ambigua con lo zio Adolf, e infine Elfriede Rubal, che visse in Austria sotto un'identità riservata e morì nel 1993. Angela morì nel 1949. Nessuno dei suoi nipoti proseguì pubblicamente la discendenza e i rami familiari noti si estinsero nel silenzio. Alois Jr. abbandonò la casa paterna giovanissimo e visse una vita turbolenta tra alcolismo, piccole truffe e cambi di residenza. Emigrò a Londra, dove sposò l'irlandese Bridget Dowling. Il loro figlio fu William Patrick Hitler,
morto nel 1987, che emigrò negli Stati Uniti, cambiò il proprio nome in William Stuart Houston e combatté persino nella US Navy contro la Germania. Dopo la guerra, William si stabilì a Long Island, dove ebbe 4 figli maschi: Alexander, Lewis, Brian e Howard. Di questi 3 sono ancora vivi e vivono negli Stati Uniti sotto falsa identità, con la ferma decisione di non avere discendenti per porre fine al loro ramo familiare. Negli anni '80, infatti, il giornalista David Gardner e successivamente il documentarista britannico David Garner, omonimo del precedente, riuscirono a rintracciare i discendenti di William Hitler a Long Island. Nel suo libro The Last of the Hitlers del 2001, Gardner racconta l'accordo tacito tra i 3 fratelli ancora in vita di non sposarsi e non avere figli e lasciare il nome morire con loro. Alexander Adolf Stuart Houston, il più noto dei 3, lavorava come tecnico di laboratorio e occasionalmente parlò con la stampa. Rivelò di non avere sentimenti per lo zio Adolf e di avere scelto una vita completamente estranea alla politica o alla genealogia familiare. Dichiarò nel 2002 in un'intervista: «Il nostro è un voto non scritto ma fermo, non ci sarà un altro Hitler». Paula Hitler fu l'unica sorella di sangue di Adolf Hitler. Rimase single, visse sotto lo pseudonimo di Paula Wolf e lavorò come segretaria a Vienna. Dopo la guerra fu internata dagli alleati, ma rilasciata senza accuse. Morì nel 1960 senza lasciare discendenti. Una delle teorie più controverse riguardo i figli illegittimi di Adolf Hitler, caso che non può essere ovviamente escluso, è quello che riguarda Jeanne-Marie Lauré, nata nel 1918 e morta nel 1985. Un soldato francese che dichiarò negli anni 70 di essere figlio naturale di Adolf Hitler e della contadina normanna Charlotte Lobioy. Secondo la sua versione, Hitler l'avrebbe concepito durante la sua permanenza in Francia come soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Le prove sono però inconcludenti. In Votre père s'appelait Hitler del 1981, Lauré presentò in questo libro la testimonianza orale e scritta di numerose persone, ma mancavano ovviamente prove del DNA. La comunità storica, tra cui Jan Kershaw e Joachim Fest, hanno generalmente respinto questa ipotesi per mancanza di dati verificabili. Nel 2012 alcuni studi forensi pubblicati da Le Point riportarono un confronto tra il DNA di Lauré e una reliquia del sangue di Hitler presente in Austria, con risultati definiti suggestivi ma non conclusivi. Dopo la caduta del Terzo Reich, i parenti diretti e collaterali di Hitler si dispersero. Alcuni, come Elfriede Raubal, vissero sotto falso nome in Austria, altri, come i fratelli Stuart Houston, si nascosero nella società americana. Per decenni il cognome Hitler rimase un tabù. I hope that the American people in this country will not be kidded by my mustache, because after all my heart is in the right place and that's the main thing. È interessante notare però che nessun cittadino tedesco ha più il cognome Hitler oggi, nonostante fosse relativamente comune nel XIX secolo. Tutti i rami collaterali cambiarono il nome o non lo trasmisero ai propri figli. Oggi non esistono più discendenti viventi di Adolf Hitler, almeno per quanto ci è noto, né da parte di fratelli né da parte di presunti figli. Esistono nipoti collaterali di secondo o terzo grado, soprattutto negli Stati Uniti, che portano però nomi diversi. Nonostante gli interrogativi genealogici sollevati da tempo, l'opacità volontaria delle generazioni post-belliche ha impedito qualsiasi vera riconciliazione pubblica con la storia. I parenti di Hitler hanno preferito scomparire nella quiete. Il peso della storia, quando si incarna in una figura tanto controversa, negativa e carica di abisso morale come quella di Adolf Hitler, diviene un fardello insopportabile per chiunque ne porti anche lontanamente il segno.
Per i suoi discendenti diretti, il desiderio di oblio si è manifestato come un'esigenza vitale, una strategia di sopravvivenza psicologica di fronte a un'eredità così tossica. Cambiare cognome, rifugiarsi nell'anonimato di vite ordinarie, emigrare in terre lontane, queste sono state alcune delle strategie adottate per recidere, almeno apparentemente, il legame con un passato di indicibile infamia. Il segreto, in molti casi, è diventato un manto protettivo, una cortina fumogena, eretta per difendersi dal giudizio implacabile di un mondo che non dimentica. Intere esistenze trascorse nel tentativo di celare un'ascendenza scomoda, di costruire un'identità autonoma sganciata da un marchio infamante. Un'impresa titanica, costellata dalla paura costante di essere scoperti, di vedere la propria vita privata travolta dall'onda d'urto di una rivelazione così deflagrante. Questa ricerca di oblio e segreto non è solo una reazione comprensibile al trauma storico, ma solleva interrogativi profondi sulla natura della colpa e dell'eredità. Fino a che punto il sangue determina il destino? Quanto è giusto chiedere a un individuo di farsi carico del peso delle azioni di un suo antenato, per quanto abominevoli esse siano state? Le vite silenziose di questi discendenti, spesso vissute nell'ombra e nel tentativo di cancellare ogni traccia, ci pongono di fronte alla complessità della memoria collettiva e alla difficoltà di riconciliare il passato con il presente. Un'esistenza sospesa, costantemente in bilico tra il desiderio di normalità e l'ingombrante fantasma di un nome che ha segnato per sempre la storia dell'umanità. Il caso dei parenti di Hitler è unico nella storia. Nessun'altra figura del XX secolo ha lasciato un'eredità così tossica da spingere la propria famiglia all'autoestinzione. Mentre figli e nipoti di Stalin, Mussolini e Franco hanno occupato posizioni pubbliche, i parenti di Hitler hanno scelto l'ombra e il silenzio. Come affermò Alexander Stewart Houston, discendente di Hitler, nessuno può scegliere da chi nascere, ma può scegliere chi diventare.